Buongiorno a tutti, bentornati al ristorante Imago dell'Hotel Asler. Io sono Andrea Antonini, l'executive chef della struttura. Vi diamo il benvenuto. Oggi mi assumo una grande responsabilità parlando di uno dei piatti tradizionali più importanti del nostro paese, che è la pasta in bianco in tutte le sue declinazioni. La pasta in bianco è quel qualcosa che siamo abituati a mangiare sin da piccoli e muta nel tempo e piano piano prende sempre più complessità, arrivando oggi anche ad essere un piatto che può far parte di ristoranti fine dining come il nostro. Fa parte della cultura italiana fin dal 1300-1500, in cui abbiamo testimonianze di pasta in bianco che veniva fatta con lo zucchero, con le spezie, era qualcosa per i ricchi. Come sappiamo, lo zucchero era un'importante materia di scambio. Passa il tempo, arriviamo dunque a 1900 circa, in cui diventa famoso un piatto che tutt'oggi conosciamo quasi in ogni parte del mondo, che sono le fettuccine all'Alfredo, quella che oggi tutti riconosciamo come la pasta in bianco per eccellenza. Nasce come pasta fresca, quindi una pasta all'uovo classica. Passata la seconda metà del Novecento, dopo la seconda guerra mondiale, la viviamo tutt'oggi con la pasta secca. Per quanto riguarda i formati di pasta da utilizzare per questa ricetta, io personalmente prediligo la mezza manica, che per quanto riguarda le ricette con pasta secca è il mio formato preferito in assoluto. Iniziamo con quella che è per me la pasta in bianco, quindi quella che è la pasta in bianco a casa mia. Mettiamo una noce di burro all'interno di una bowl o di una ciotola di acciaio, di metallo ancor meglio. Andremo ad inserire un dettaglio, che è una foglia di salvia. Qui abbiamo una parte aromatica che si sposa benissimo con il burro. Aggiungiamo un filo d'acqua di cottura anche qui. Grazie al grasso inizieremo ad avere una, chiamiamola crema, che però non andremo a ridurre, evitando l'utilizzo del calore. Andiamo a scolare la pasta dentro dopo averla cotta e aggiungiamo un filo d'acqua di cottura. A questo punto inseriremo del parmigiano in questo caso e andremo a saltarla a freddo. Qui dipende tutto dalla stagionatura del formaggio. Un formaggio più stagionato darà più potenza, più aggressività al piatto, mentre un formaggio di breve stagionatura renderà il tutto più dolce, soprattutto con il burro. Ben amalgamato il tutto, andremo a rimettere del parmigiano. È un pochino più morbida, più piacevole, diciamo anche una versione che va bene per i bambini, sin da piccoli a noi adulti, è una cosa che ci riporta sempre a casa. Per quanto riguarda invece la versione in padella, andiamo ad utilizzare una pasta lunga, in questo caso uno spaghettone, per andare a tirare fuori un pochino più di salsa, dove abbiamo un pochino più di amido e riusciamo anche a prolungare la cottura in padella. Quindi iniziamo ad utilizzare un pochino il calore. In padella sciogliamo una noce di burro, abbastanza generosa, la tostiamo. Attenzione, tostarla non significa portarla al punto che noi in cucina definiamo nocciola. Per nocciola si parla solo di colore, quindi un color nocciola, un burro tostato, come si dice in Francia, un burro noisette. Non arriviamo a quel punto. Lo facciamo andare, lo tostiamo leggermente e a quel punto aggiungiamo un mestolino di acqua di cottura della pasta. Anche qui abbiamo amido. Una foglia di salvia che a me personalmente, come ho detto prima, piace, dà aromaticità, dà gusto, dà profondità. In questo caso a me piace mettere un pizzico di pepe nero, che dà anche qui un ulteriore picco aromatico, dà un ulteriore profumo, rende tutto più buono. Una volta scolata la pasta andiamo a mantecare, quindi facciamo la crema che a noi tutti piace quando si tratta di pasta a burro e parmigiano. All'ultimo inseriamo il parmigiano fuori dal fuoco, andiamo a mantecare, abbiamo ancora ulteriore cremosità. Andiamo ad impiattare.
Una volta finito, una volta che siamo nel piatto, andiamo ad aggiungere un'ulteriore manciata di parmigiano, bella abbondante, perché a me piace così. Arriviamo adesso alla mia versione, un piatto che nasce nel 2024 sul menù Imago 11. In questo caso abbiamo deciso di utilizzare l'italino, abbiamo deciso di utilizzare il kamut. Avevamo bisogno di una pasta fatta da una farina abbastanza proteica, quindi che ci rilasci subito tanto amido e vada subito a legare la salsa. Abbiamo parlato della pasta, del formato di pasta, adesso andremo a menzionare gli ingredienti che compongono il piatto. Partiamo da una base di un burro affumicato che produciamo noi in casa, parmigiano 120 mesi, del polline d'ape e del cedro marinato. Utilizzo un brodo di pollo e croste di parmigiano. Basta mettere un pollo intero o volendo anche tagliato a pezzi. Io preferisco non tostarlo in questo caso, quindi lasciarlo crudo in acqua fredda con un pochino di ghiaccio e aggiungere subito le croste di parmigiano. Portare tutto a circa 80 gradi e lasciarlo lì per almeno un'ora e mezza. Colarlo e avremo questo brodo, tanta sapidità, quindi l'umami del parmigiano, la parte proteica del pollo ci aiuterà ad emulsionare il tutto e a dare tantissima profondità di gusto. La cottura della pasta avverrà direttamente in padella senza passare per il bollitore, aggiungendo il brodo di parmigiano di cui parlavamo prima. Quando iniziamo la cottura all'interno della padella andiamo a inserire con la pasta il polline, quindi una parte del polline che andremo a utilizzare del piatto. A cosa serve? Si va a sciogliere con il calore, con il liquido che inseriamo con il nostro brodo si andrà a sciogliere, quindi fin dall'inizio avremo questo aroma, questo profumo di miele, di polline all'interno della padella che poi ci porteremo fino a fine cottura. A metà cottura inseriremo una parte del nostro burro affumicato. Andiamo ad affumicarlo a freddo con un affumicatore classico, quindi un utensile che possiamo trovare in qualsiasi negozio ben fornito di oggetti di cucina, e utilizziamo nel nostro caso dei trucioli di legno di ciliegio. Viene steso il burro in una placca, quindi lo portiamo in consistenza, come si dice, pomata, lo copriamo con della pellicola o con un coperchio, inseriamo il tubo ed andiamo ad affumicarlo. Lo lasciamo lì per circa 5, 6, 7 minuti, in base a quanto è potente il nostro affumicatore. Ripetiamo l'operazione per 3 volte, dopodiché lo rimettiamo in forma e andiamo a rimetterlo in frigo. Avremo quindi il nostro burro dal sentore affumicato con un colore giallastro, quindi proprio con un colore proveniente dall'affumicatura. Arriveremo a fine cottura dopo circa 8-9 minuti, che è arrivato il momento della mantecatura. Stoppiamo il tutto, lasciamo riposare la pasta un 30 secondi, un minuto e andiamo quindi ad inserire un'ulteriore parte di burro affumicato, una piccolissima parte di burro normale, burro dolce, altrimenti avremo un sapore di affumicato un pochino troppo intenso, il nostro parmigiano 120 mesi e la nostra polvere di salvia. In questo caso lo andremo a utilizzare in polvere semplicemente per una questione estetica, non mi andava di mettere una julienne o comunque delle foglie intere, quindi l'abbiamo essiccata e polverizzata. Il parmigiano ha 120 mesi stagionatura, quindi un parmigiano secco con poca acqua dentro, con delle leggere note di cioccolato, con delle leggere note di caffè, una quasi impercettibile nota di liquirizia molto potente al palato. Procediamo con la mantecatura, andiamo quindi all'impiattamento. In questo caso noi abbiamo scelto un piatto fondo che mantenga la pasta abbastanza chiusa, quindi mantenga il calore, mantenga i profumi. Procediamo inserendo la nostra pasta mantecata. Andiamo ad inserire un'ulteriore parte di polline, quindi un polline che in questo caso non si scioglie ma rimarrà con una sua consistenza. E il cedro, in questo caso andiamo a utilizzare l'albedo, quindi la parte interna sotto la zeste classica, quindi sotto la buccia gialla che noi vediamo, la parte bianca andiamo a tagliare in brunoise e dopodiché mettiamo a marinare con una punta di olio all'aglio che produciamo noi in casa, emulsionando semplicemente dell'olio extravergine con dell'aglio sbianchito e privato dell'anima, e il succo del cedro stesso che ha questa nota amara, quindi abbiamo una parte di amaro, acido, un'altra parte aromatica appunto dell'aglio. Tutto insieme ci va a dare un risultato molto potente ma di grande gusto. Una volta messo a marinare l'albedo lo lasciamo lì per circa un 10-15 minuti. Il risultato qual è? Essendo spugnoso, prende aroma, prende gusto ma allo stesso tempo prende questa consistenza simile a un piccolo marshmallow, molto divertente in bocca, che alternato con il ditalino lasciato leggermente al dente secondo me è un connubio perfetto.
Per ultimo andiamo a mettere quello che è il principe, diciamo, del piatto, che è il parmigiano 120 mesi, quindi a freddo lo mettiamo sopra, ne mettiamo una manciata abbondante. Il nostro piatto è pronto, copriamo con una cloche e usciamo in sala. Vi abbiamo quindi fatto vedere le varie versioni della pasta in bianco, dalla più semplice a quella di un ristorante fine dining. Ricordo che viene fatta con degli ingredienti che troviamo dappertutto, anche all'estero: burro, parmigiano, pecorino e della pasta secca. Quindi vi invito a provarla a casa, vi invito a venire a provare la mia qui al ristorante Imago dell'Hotel Asler di Roma. Un saluto agli amici di Italia Squisita, un ciao da Roma e da Andrea Antonini.